Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho da revisionare un Galatron, l'MK120 del 1975. È un amplificatore che ha 50 anni e ora comincia a, avere dei problemi di commutazione, problemi che sparisce un canale e poi torna, insomma vari problemi di vecchiaia. L'amplificatore si presenta abbastanza in buono stato, ovviamente lo devo ripulire tutto, lo devo smontare tutto, sicché lo proveremo insieme io e voi e guardiamo quello che è necessario fare. L'ho già provato un attimino e un canale praticamente non viene fuori. Spero che sia solo un problema di commutatori e di roba strana, che non ci sia da intervenire sui finali, perché mi dispiacerebbe sostituirli con dei prodotti nuovi. Questo ovviamente per mantenere la storicità del prodotto. Sarebbe bello se arrivo in fondo e di sostituzione c'è da fare poco o nulla, quando invece c'è da fare magari una bella revisione completa senza colpo ferire. Che vi devo dire? Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo è un Galatron, l'MK120, ha una cinquantina d'anni e, come vi dicevo prima, va riguardato perché sembra che abbia dei falsi contatti, che un V-meter non funzioni correttamente, insomma va smontato e riguardato tutto. Prima di fare la prova lo smonto però, perché sento nel muovere il mobile che c'è qualcosa che se ne sta andando a giro. Non vorrei che durante il trasporto sia successo qualcosa e magari se lo provo prima facciamo dei danni. Sicché comincio a smontarlo e poi proseguiamo. Ho tolto intanto la manopola del volume e poi guardo di aprirlo dal sotto per vedere se c'è qualcosa a giro, se si individua subito prima di smontarlo del tutto. Sotto ci sono solo due viti da una parte, due viti dall'altra che toglierò e vediamo cosa succede. Le vitine sono state svitate, vediamo se questo esce. Questo è uscito e ora lo capovolgo e vedo se qualche cosa che era a giro, ammesso che ci fosse perché qualche rumore lo sento, se esce dal fondo. Niente, dal fondo non esce, continuo a sentire roba che va a giro. Ora tolgo il sopra perché sono veramente curioso. La parte superiore non è solo la parte superiore, ma come vedete arriva fino a qua, sicché svito queste 4 viti e dovrebbe venire via. Non vi faccio vedere che le svito perché, come mi metto davanti con le mani, ovviamente vi impallo. Ecco fatto. Ovviamente a 50 anni è veramente molto sporco. Vediamo se viene via quello che, se sorte quello che sento andare a giro e poi magari iniziamo a soffiarlo. Allora, a parte qualche ricciolo di sporcizia tipo questo, e ovviamente ora vi faccio vedere i suoi 50 anni, insomma li dimostra, e gli darò una soffiata prima di poter lavorare. L'unica cosa che è uscita, ve la faccio vedere cos'è, è questo pezzettino qui, che sembra, non lo so, così, un pezzo di un commutatore, di un relè, qualcosa del genere. Non è saldato, sicché ci sta anche che magari sia 50 anni che c'è dentro a giro e non ha mai dato fastidio, oppure che sia venuto via da qualcosa. Però da un commutatore non mi sembra, perché c'ha dei commutatori a slitta. Potrebbe essere venuto fuori questo pezzettino qui, magari da relè. Ora appurerò. Comunque gli do una soffiata provvisoria, poi lo pulisco meglio, in maniera che posso lavorarci un pochino più agevolmente e provarlo. Ho dato una
pulita sommaria, ho levato la polvere più grossa proprio per provarlo, poi mano a mano che lo smonto pulirò le varie sezioni. Lo accendo, ovviamente collegato come al solito tramite la famosa lampada, per vedere che non ci sia problemi. Volevo capire che tipo di difetti fa questo amplificatore. La lampadina ha fatto un guizzo, poi si è fermata e ora alzo un attimino il volume, il relè è scattato, alzo il volume e vi inquadro come al solito l'oscilloscopio. Allora la prima cosa è che sia su System 1 che su System 2 ho già provato, va praticamente solo un canale. E lo stesso, a parte gli ingressi che vanno in qualche maniera, però va solo su un canale, anche il V-meter si alza solo su un canale, sicché l'altra prova che va fatta come al solito è provare direttamente il finale, se i finali vanno tutte e due. Anche in questo amplificatore c'è la possibilità di separare il pre dal finale, ovviamente, sicché togliamo i ponticelli e vado direttamente sul finale e vediamo se il finale e basta funziona. Questi ponticelli, anche questi, andranno puliti e ora mi collego direttamente sul finale. Mi sono collegato direttamente sul finale, andiamo a vedere all'oscilloscopio. Purtroppo, anche alzando solamente il finale, come vedete va solo un canale praticamente. Ora mi inquadro l'oscilloscopio e poi collegherò alternativamente la prima uscita e la seconda uscita del canale destro e sinistro per vedere se perlomeno il preamplificatore funziona. Però mi sono già accorto che qui sta tutto insieme con lo sputo, ve lo faccio vedere perché è pieno di contattiere che uniscono le schede che stanno lì con lo sputo proprio perché sono lenti tutta una con quell'altra. Guardiamo se il preamplificatore funziona. Allora mi collego all'uscita B e alzo un pochino il volume. Qui il segnale esce, ora lo stacco, mi collego là e esce. Allora, chiaramente il canale di sotto non lo vedete perché sto usando solamente un canale di oscilloscopio. Qui sono su A, qui sono su B e diciamo funziona. Poi mi sono accorto di un'altra cosa, muovendo l'amplificatore, ora vi rifaccio vedere. Mi sono accorto che anche il canale che funzionega, nel senso, muovendo l'amplificatore o spostandolo, quando fa la semionda completa, quando lo fa questa schifezza qui. Che ora vi faccio vedere comunque in che stato sono tutte queste contattiere, diciamo, che uniscono tutto insieme. Ora ovviamente ho staccato l'alimentazione, vi faccio vedere comunque che questa contattiera che è lì, basta toccarla proprio, non faccio nessuna forza e se ne viene via. La stessa cosa questa che è un ponticello e basta praticamente, come vedete si muove tutta. Questo qui praticamente non è altro, vediamo se da qua, fa due ponti questa qui, va messa lì e mette insieme due, è un contatto, non so nemmeno perché ci sta, ma insomma non sono io che devo contestare chi ha fatto il lavoro, quello è chiaro. E poi stessa cosa, questo qui come vedete si muove, guardate, non faccio forza, potrei con una piuma lo sposto e viene via, vi faccio vedere dopo dove va a cascare. Allora, non so se si vede bene questa scheda qui, la scheda che porta l'alimentazione, quest'altra scheda, e come vedete se io la tocco, basta che la tocco, viene via. Praticamente non fanno contatto questi qui. E se vedete bene, per farla stare ferma lì, c'era questa gomma qui. Ora vedrò un attimino cosa posso fare, individuare un attimino il guasto che potrebbe essere prima di procedere alla pulizia di tutto, perché sono curioso di capire perché un canale va e quell'altro canale va, quando sì e quando no. La prima cosa da fare che voglio fare è tolgo questo relè qui, voglio vedere perché i contatti mi sembrano veramente molto sporchi.
Vediamo se riesco a inquadrarveli, magari non si vedono benissimo, ma come potete vedere sono parecchio neri, ci sta anche che non facciano contatto, sicché ovviamente ora lo smonto e poi con la pennina che vedete qui in fibra di vetro pulisco benino tutti i contatti e poi lo rimonto e vediamo se dopo perlomeno i finali rispondono a quello che devono fare. Spero di inquadrare sempre bene, ovviamente, perché magari ci sono davanti, comunque va proprio disassemblata, sicché va tolta questa molletta nella speranza di non perderla. Se salta via è un problema, la mettiamo da una parte e poi il relè si dovrebbe capovolgere. Ecco, come vedete, vediamo un po', i contatti sono più neri che del, come si dice, di un camino. E la stessa cosa ovviamente i contatti dall'altra parte, li pulisco e li faccio vedere puliti. Come vedete sono venuti belli puliti. Sconsiglio, e la stessa cosa quelli dall'altra parte, sconsiglio a tutti di usare carta vetra perché i contatti spesso come questi del buono sono argentati, portiamo via la parte argentata. Pennina di vetroresina e viene una bella pulizia. Poi un goccino di lubrificante per elettronica sui contatti, proprio solo sul contatto stesso, proprio lì sopra, una goccina lì sopra, lo rimonta e non ci fa altro. Una bella pulizia dei relè alle volte fa miracoli. Ora vanno tutti e due i canali, però ci sono anche dei problemi. Se vedete la traccia di sopra un pochino si muove, ci sono anche dei problemi, falsi contatti anche sulla scheda dell'amplificatore, ma insomma perlomeno abbiamo visto che a grandi linee il finale funziona e piano piano andiamo avanti. Adesso, visto che siamo stati dietro ai finali, abbiamo visto che vanno, toglierò queste schede qui, sono incollate, questa l'ho già sfilata, pulirò i contatti che sono in fondo, ora di qui non si vedono, ci sono dei pettini comunque, pulirò, vi faccio vedere la scheda, controllerò la scheda, i condensatori della scheda che siano, diciamo, ancora in specifica, tutti, non ce n'è molti, si fa presto, controllerò il circuito stampato in presenza di false saldature, che non ci siano, poi dopo aver pulito i pettini in fondo alla scheda, sempre con la penna di fibra di vetro, infilerò qui dentro la fibra di vetro a pulire, tipo scovolino, una goccia di spray disossidante, ma una goccia veramente, e le rimonto per tutte e due le schede e si rivede se il falso contatto, se continua quando ci si picchiottola sulla scheda a fare delle cose strane sulla forma d'onda. E adesso, smontando le viti e dissaldando i fili che è necessario, smonterò questa scheda posteriore, questa scheda anteriore che contiene i commutatori, e passerò alla pulizia di tutti i commutatori e anche ovviamente di tutti i pettini che ci sono, che vanno a fare contatto dopo sul finale. Questa è una delle schede, oltretutto vedo che ci sono state delle piste già risaldate. Ora, quando la scheda è bella pulita, la ricontrollo, e l'altra è questa, ovviamente mettendole nella pulitrice a ultrasuoni e poi ovviamente lubrificando con lo spray apposito col disossidante da elettronica i commutatori. Fra la pulitrice a ultrasuoni e lo spray i commutatori dovrebbero, dico dovrebbero, io non sono mai di quelli certi al 100% delle cose, ritornare perfettamente funzionanti senza bisogno di smontarle uno per uno e aprirli, perché la cosa diventa piuttosto ardua. Anche tutte le vitine le mettiamo dentro la gabbiettina lì, che non si perdono, anche quelle nella pulitrice ultrasoni, compreso i ponticelli che vanno ovviamente fra il pre e il finale, e le puliamo tutti bene. Come si può vedere, dopo la pulizia con la macchina ultrasuoni, le schede
sembrano tornate nuove. Anche i commutatori sono perfetti, poi la scheda è stata immersa in alcol isopropilico per far sì che dai commutatori, se ci fosse rimasta dell'acqua dentro, con l'alcol isopropilico, ovviamente fatti scattare dentro l'alcol e poi soffiate col compressore, se c'era un po' d'acqua l'ha inglobata l'alcol isopropilico e poi se n'è andata, sicché praticamente i commutatori sono perfettamente senza acqua dentro. Qualcuno potrebbe pensare che ci rimane, invece in questa maniera poi l'alcol isopropilico evapora e le schede, come vedete, praticamente sembrano nuove rispetto a quello che erano prima. Ora le rimonto e poi facciamo la prova. Ovviamente prima di rimontare le schede un controllo veloce a tutti gli elettrolitici lo possiamo fare tranquillamente col misuratore di SR che c'è il progetto, lo potete anche vedere su uno dei video, magari ve lo metto qui in descrizione, e si fa prestissimo, ci vuole proprio un minuto. Se qualcuno segna un SR elevato si smonta, si controlla e allora a quel punto lì diciamo lo cambiamo. Va fatto per tutto, ovviamente io lo faccio tutte le volte sempre. Con questo apparecchio qui si fa prestissimo perché si possono misurare in circuito. Altra cosa da fare, ovviamente i pettini delle schede, visto che le abbiamo smontate, vanno puliti con la pazienza. Pennina di fibra di vetro, ci si mette lì e si puliscono uno alla volta il tempo che ci vuole fino a che non vengano lucidi. Perché se notate qualcuno è un po' nero. Ora io lo vedo di più, ovviamente con la videocamera si vedrà peggio, però uno è un po' nero, vanno puliti da una parte e dall'altra ovviamente, in maniera che quando lo andiamo a rimontare torna come nuovo, perché la penna di fibra di vetro, la penna di vetroresina, come la chiamiamo, come la vogliamo chiamare, comunque pulisce ma non graffia e toglie via tutto lo sporco. In questa maniera torna come nuovo. Se c'è l'argentatura ci rimane e l'apparecchio dopo farà contatto perfettamente, e anche questo va fatto su tutti, diciamo, i pettini uno alla volta. Ci vuole un pochino di tempo, però facciamo un lavoro fatto bene. La scheda, una volta attaccata ai pettini, va ovviamente strinta da questa parte con una chiavettina, perché sennò torna male. Qui mancava 2 dadi e ce l'ho rimessi. Si vede con gli anni, le vibrazioni erano andati persi. Su questa scheda mi sono accorto che 2 pettini, questo qui e questo, sono stati saldati da una parte sola e a questo punto ne approfittiamo per finirli di saldare a modo. Un'altra cosa importante alle femmine dei pettini, qui ci sono delle lamelline. Se ci premete un po' forte con un cacciavite, da stringerne un pochino in maniera che faranno meglio contatto. Anche questa scheda la rimontiamo, la premiamo bene. Ora sono più duri questi qui perché l'ho strinti ovviamente, e poi dall'altra parte avvito le viti come vi ho fatto vedere nella scheda di prima. Ho già stagnato i fili sia qui che dove vanno saldati, e questo qui si possono rimettere. Magari vi sto tappando con le manacce mie, però per tenere il filo ci devo stare davanti. Ovviamente è per quello che alle volte non vi faccio vedere certe cose, perché alla fine ci vanno le ditaccia davanti. Ecco fatto. Adesso vado a casa e noi ci vediamo domani. Le schede sono state rimontate, ovviamente gli integrati prima di lavarla nella macchinetta ultrasuoni l'avevo tolti, non si sa mai, visto che erano su zoccolo si potevano togliere. Ho strinto tutte le femmine dei pettini che erano qua, come avevo fatto vedere col cacciavetino, perché erano parecchio lenti, sicché l'ho strinte fino a farle ovviamente ricombaciare perfettamente, in maniera che faranno bene contatto. Ho rimesso questo pezzettino qui, c'era un pezzettino di gomma piuma, ci ho rimesso un pezzettino, non è gomma piuma, è meglio, diciamo,
e in maniera che questa scheda qui, che viene tenuta praticamente ferma dal pezzettino lì che ho messo, sarà, diciamo, ben premuta e non rischierà di venire via come in origine, diciamo. Ora lo rimonto, farò in maniera che questi pettini qui inseriscano bene nel dietro, dopo vi faccio vedere comunque, e una volta fissato provvisoriamente, prima di provarlo, visto che è stato un giorno fermo e i condensatori sono scarichi, proverei l'isolamento dei condensatori e di filtro, quelli grossi. Tutti gli altri sono stati provati, in maniera che abbiamo, diciamo, anche una visione se quei condensatori lì andassero cambiati o se sono ancora buoni, come credo. I pettini che ho sistemato sono questi, e come vedete sono tanti e era importante che facessero bene contatto. Abbiamo pulito i pettini maschi, ho pulito i pettini maschi e ho pulito nella pulitrice ultrasuoni, che sono venuti molto bene pulite, le femmine, un goccino di disossidante, e gli ho strinto a uno per uno con la pazienza tutti, diciamo, i contatti, tutte le linguettine che non facevano bene contatto. I due grossi elettrolitici sono questi, scollegherò un polo per ognuno e li controllerò sia con il ponte e sia, diciamo, con il prova isolamento dei condensatori, in maniera da essere sicuri che questi qui siano a posto se li lascio, perché sono condensatori da 10.000 microfarad. Ne proviamo uno alla volta, guardiamo se la capacità è rimasta nei limiti, ovviamente, e direi che ci siamo. 9.900, 10.000, un ESR di 0,011 circa, sicché siamo più che nelle tolleranze. Ora provo l'altro. E ci spostiamo. E anche questo direi che è analogo. Ora provo l'isolamento, anche se sono convinto che sarà a posto, e così questi condensatori possiamo stabilire che sono buoni o meno. Ho collegato il primo condensatore e andiamo a testare l'isolamento. Sentirete un po' di confusione perché entra in funzione la ventola. Gli do piano piano tensione, lo porto fino a una cinquantina di volts, 55 volt, aspettiamo che salga piano piano la tensione e ogni tanto ve lo faccio vedere perché ci vuole una decina di minuti almeno per testarli. Scalo portata e anche qui devo aspettare che l'ago ritorni indietro per passare alla portata successiva. Scalo ancora portata, aspetta che la lancetta scenda ancora. Ecco, siamo a 58 volt, l'ago praticamente a 1 mA fondo scala è tornato sullo zero, e sicché direi che questo condensatore è buono. Passiamo all'altro. Ho collegato l'altro condensatore, anche qui aspettiamo che mano a mano scenda per passare alla portata successiva. Come vedete piano piano scende, ovviamente. Scalo portata, lo metto su 1 mA e vediamo anche lui piano piano che aspettiamo che scenda. Anche lui su 1 mA si è fermato sullo zero, sicché diciamo il condensatore è più che buono. Possiamo scendere, chiudere e andiamo alla fase di scarica, che se vedete piano piano lui ora sta scendendo perché stiamo scaricando il condensatore. Se vogliamo avere una scarica più rapida premiamo questo pulsante e lui scende molto più velocemente, in maniera che quando andiamo a rimettere le mani sui condensatori sono scesi, diciamo, tutte e due a zero o prossimi allo zero e non facciamo danni.
Il video di questo apparecchio qui che ho costruito lo trovate, vi metto magari il link. Ora proviamo gli ingressi, che funzionino tutti. Ora sono su fono, lo stacco, lo riattacco e ora passiamo all'ingresso accanto. L'ingresso accanto è special, commuto e funziona. Ancora tuner, funziona. AUX 1, funziona anche lui ovviamente. AUX 2, anche lui funziona. Vediamo l'ingresso tape 1, funziona anche lui. L'ingresso tape 2 e funziona anche lui. Ora vi faccio vedere i ponticelli come sono venuti belli lucidi. Anche i ponticelli che mettono in comunicazione il pre con il finale, che erano tutti ossidati, nella pulitrice ultrasonico, come vedete, sono tornati perfettamente lucidi. Ho fatto anche la pulizia sia degli slider che dei potenziometri del volume, oltre a quella di tutti i commutatori, e poi ora stringo tutte queste vitine qui. Il rumore che si sentiva è che è saltata via un'altra, vediamo se si vede con la mano, comunque un'altra vitina di queste, una manca, una l'ho trovata a giro e tutte quell'altre con gli anni si vede, vedete, sono lenti praticamente. Ora le stringo tutte, metto le vitine che mancano e poi rimonto il frontale. Ho pulito ovviamente anche tutti i LED e ho ritarato lo zero qua, e ho ritarato lo zero perché queste due vitine qui erano, diciamo, fuori centraggio, e ho ritarato lo zero dei V-meter perché una era più bassa e una era più alta. Rimonto le vitine che mancano, stringo le altre, una bella pulita anche sul dietro, e poi rimonto il frontale e poi passiamo alle prove vere e proprie. Ho ripulito anche le alettine di dissipazione perché erano molto polverose. I transistor sono Motorola originali, ovviamente non sono quelli falsi che vendono ora, e sicché diciamo ora io monterei il frontale e poi passiamo alle prove. Facciamo una misura della potenza. L'oscilloscopio, come vedete, è 20 volt per quadretto. L'amplificatore questo dovrebbe erogare una settantina di watt se non ricordo male, e vediamo prima del clipping quello che tira fuori. Ora siamo quasi al clipping, un po' meno, sono circa 70, un po' di più di 70 volt picco picco, sicché sono all'incirca, facendo il conto, 70 per 70 diviso 8 sono circa 76-77 watt. Ora nell'oscilloscopio si vede male, ma io vi inquadro il wattmetro e guardiamo sul wattmetro quello che dice. Ecco, qui siamo praticamente quasi a 80 watt per canale, e conferma ovviamente la buona qualità del prodotto perché eroga tutta e qualcosina anche di più della potenza dichiarata. Io direi di controllare la distorsione. Per controllare la distorsione ci mettiamo, che ne so, a 50 watt circa, più o meno, e ora si va a vedere la distorsione. Vediamo un canale alla volta. Questo è un canale, siamo intorno allo 0,03, sicché direi una distorsione più che accettabile, ottima anzi. L'altro canale 0, più o meno è la stessa, sicché questo anche a significare che i due canali lavorano perfettamente, diciamo in sincrono, lavorano tutte e due alla stessa maniera. Volevo controllare i filtri, ritorno sull'oscilloscopio.
Siamo su flat praticamente, sicché l'equalizzatore è escluso, e spostiamolo in maniera da fare intervenire l'equalizzatore. Sposto il commutatore e come vedete praticamente sulla riga di sotto il filtrino a 40 Hz ovviamente si muove. La stessa cosa succede dall'altra parte. E così mano a mano che vado in su degli altri filtri. Questo è uno, questo è l'altro, le altre bande dell'equalizzatore. Ecco fatto. E la stessa cosa succede ovviamente nell'altro canale, sicché anche l'equalizzatore sta lavorando e anche questo è funzionante. Controlliamo anche ci fosse distorsione di crossover. Sono a 40 kHz perché la distorsione crossover si vede meglio a 40 kHz con una potenza di nemmeno 0,5 watt, che si vede ovviamente ancora di più perché la distorsione di crossover si vede a bassissime potenze, ve l'ho già detto, e come vedete è praticamente assente, e sicché l'amplificatore è a posto anche con tutti i parametri. E ovviamente dopo la riparazione lo provo anche con il giradischi sull'ingresso fono, ovviamente, perché dopo aver provato anche tutti gli altri ingressi mi ascolto anche un pezzo di disco e poi dopo lo metto, diciamo, in bruciatura con il carico fittizio per diverse ore. Comunque, già che ci siamo, vi volevo far vedere una cosa. Vi volevo far vedere prima di tutto la curva di risposta di questo amplificatore qui, sicché metteremo l'amplificatore su flat in maniera che non intervengano i filtri, e poi misuriamo la curva di risposta prima su un canale poi sull'altro. E già che ci siamo, vi volevo far vedere dopo anche cosa succede sull'ingresso fono, qual è la curva di risposta di un ingresso fono, cioè quello che fa il preamplificatore RIA, perché alcuni non lo sanno e qualcuno cerca di collegare sugli amplificatori che magari non hanno l'ingresso RIA la testina magnetica o un giradischi con la testina magnetica a un ingresso qualsiasi, e ovviamente non li si sente. Non li si sente prima di tutto perché l'uscita del segnale della testina è troppo basso, ma poi perché non ha, diciamo, un equalizzatore RIA, e dopo vi spiego un attimino quello che succede. Come prima cosa facciamo il test prima su un canale, poi sull'altro canale e poi ovviamente le confrontiamo, e dopo faremo la curva RIA. Setto lo 0, gli do lo start e ci vediamo con la curva, diciamo, alla fine. Ecco, ha finito, e andiamo a vedere che su questo canale perlomeno c'è una banda passante praticamente quasi piatta con un calo di circa 3 dB fino a circa 35.000 Hz. Considerando che l'orecchio umano sente fino, un orecchio umano allenato, giovane, non più della mia età, sente fino a 20.000 Hz, la banda passante praticamente fino a 20.000 Hz è proprio piatta. Ora replico la stessa cosa all'altro canale. Prima salviamo questa curva così poi la possiamo andare a ricercare, e qui ci mettiamo Galatron canale destro e lo salviamo. Eseguiamo una nuova misura per l'altro canale, setto ovviamente lo 0, gli do lo start e anche qui ci vediamo alla fine. Ecco, anche questa ha finito e diciamo orientativamente si ottiene più o meno gli stessi risultati. Si va anche qui intorno a 35.000 Hz. Ora la salvo e le compariamo insieme. E qui ci mettiamo Galatron sinistro. Ora le apro tutte e due.
1 e 2, e come vedete praticamente sono comparabili, sono sovrapposte, sicché tutti e due i canali praticamente, a parte piccolissime differenze, lavorano assolutamente nella stessa maniera, e questo la dice lunga ovviamente sulla qualità di costruzione dell'apparecchio, perché diciamo tutti e due i canali sono perfetti, difficilmente su altri apparecchi magari c'è più tolleranze, e qui si vede diciamo la qualità, appunto la costruzione dell'apparecchio, nonostante l'apparecchio abbia 50 anni è rimasto diciamo in linea un canale con quell'altro. Allora, cosa succede se sull'ingresso fono ci attacchiamo diciamo un giradischi? Succede che l'ingresso fono ha l'equalizzatore RIA e praticamente fa tutta una serie di procedure e fa in maniera che il disco si senta in maniera normale. E vi spiego perché. Chi avrà provato a attaccare un giradischi con la testina magnetica su un ingresso qualsiasi di un amplificatore che non ha l'ingresso RIA, si accorgerà prima di tutto che lo sente bassissimo, perché diciamo una testina magnetica esce 3, 5 mV, 7 mV, dipende dalla testina, comunque un segnale molto basso, mentre gli ingressi normali accettano 150 mV, 200 mV, sicché il segnale che arriverà è basso, ma anche se alza il volume diciamo al massimo si accorgerà che lo sente male, lo sente, mancano i bassi e si sente male. Questo perché? Perché l'ingresso non è dotato dell'equalizzatore RIA. Allora, cosa succede? In fase di registrazione, quando incidono i dischi, le frequenze alte vengono esaltate, mentre le frequenze basse vengono attenuate. Questo per risparmiare spazio sulla traccia del disco, e pertanto quando si riproduce il disco ci vuole un equalizzatore che inverta il processo, e cioè che alzi di molto le frequenze basse e che attenui le frequenze alte, in maniera da riottenere poi la curva di risposta piatta, diciamo, adatta perché si senta bene, diciamo, il disco. Ora vi faccio vedere sul computer un segnale invece normale inserito sull'equalizzatore RIA, e vi faccio vedere cosa fa in fase di riproduzione l'equalizzatore RIA. Allora, questa immagine che andiamo a vedere, tratta da Wikipedia, che ringrazio ovviamente, fa vedere cosa succede durante la riproduzione, che è la striscia rossa, e durante invece la registrazione, che è questa striscia tratteggiata, questa curva tratteggiata blu. Come vedete, in fase di registrazione le frequenze basse vengono attenuate di una ventina di dB più o meno, mentre le frequenze acute vengono esaltate di una ventina di dB anche quello. Diciamo, lo 0 dB l'abbiamo intorno a 1000 Hz. Ovviamente durante la riproduzione il nostro preamplificatore RIA dovrà fare l'opposto, oltre ovviamente a preamplificare un segnale che è molto basso, sicché diciamo ci vuole un preamplificatore che abbia poco rumore, però quello che farà sarà esaltare le note basse, le esalta di una ventina di dB più o meno, e attenuare di una ventina di dB le note acute, mentre diciamo lo 0 dB più o meno l'abbiamo intorno a 1000 Hz. Ora andiamo a vedere una curva che ho salvato. Qui ci sono le curve che erano quelle di prima che abbiamo visto, e io prima di iniziare il video mi ero salvato una curva sull'ingresso RIA, sempre dal Galatron. Sicché andiamo a scegliere il file che vogliamo vedere e l'ho chiamato curva RIA, è questa qui. La apro e vediamo che appunto non è proprio una curva perfetta, perché come si vede anche tutti i preamplificatori qualche difettuccio ce l'hanno, ma comunque questa è la gamma, diciamo, qui vedete 20 dB
E se andiamo a vedere intorno sulle frequenze basse, qui siamo 32, vedete qui 32 Hz in questo punto qui, c'è un'esaltazione di circa 20 dB, 21 dB. Se andiamo vicino ai 1000 Hz, vedete 1000 Hz più o meno siamo intorno agli 0 dB, 972 Hz, sicché ci siamo. E le frequenze alte, se andiamo a vedere intorno a 20.000 Hz, sono all'incirca meno 20 dB, sicché il preamplificatore a questo punto restituisce la curva giusta, che è l'inverso di quella che abbiamo fatto durante la registrazione. Durante la registrazione che abbiamo fatto, non noi ovviamente, ma che ha fatto chi ha inciso il disco, le ditte che incidono i dischi. Siccome mi era stato chiesto, spero a grandi linee di aver chiarito, diciamo, questo concetto qui. Allora, andiamo alle conclusioni. Questo video è finito. La revisione è stata fatta, come avete visto ho smontato pezzo per pezzo tutto l'amplificatore e ho fatto tutte, diciamo, le pulizie, commutatori, relè e tutte le tarature del caso. Fra parentesi, ho avuto un commento in un altro video che avevo fatto una revisione simile a questa, più facile ovviamente perché questo ha dovuto smontare veramente tutto, e dice: ah, ma non è una riparazione, è una semplice pulizia, diciamo, dei commutatori. Ora, per me, se un oggetto entra in laboratorio così come dal meccanico che non funziona, se esce funzionante è comunque una riparazione. Faccio un esempio: se una macchina d'epoca, tipo una bella Alfa Romeo con 4 carburatori a doppio corpo, va dal meccanico e il meccanico deve smontare tutti i carburatori e pulirli e rifare la taratura e la carburazione, se poi andiamo a dire al meccanico ma questa non è una riparazione, è fatta una pulizia del carburatore, il meccanico ci dà un picchio nella testa, e avrebbe ragione, perché magari ci ha perso dentro una giornata o forse anche di più per rimettervi la macchina completamente a posto. Comunque, qualcuno pensa che la riparazione sia solo se si cambia dei pezzi. Io non sono proprio di quel parere lì. Abbiamo visto che l'amplificatore è stato smontato tutto, che i commutatori sono stati messi in bagno nella pulitrice ultrasuoni, che sono state fatte tutte le tarature, abbiamo visto come è fatto dentro questo bello amplificatore, abbiamo visto poi le prove insieme. L'amplificatore suona oltretutto molto bene e l'abbiamo rimesso un amplificatore di 50 anni, non dico a nuovo, ma in grado di funzionare perlomeno per altri 20 anni. Dico abbiamo, lo sapete, perché come al solito io e voi le facciamo insieme queste cose. Voi che mi guardate e io che le faccio per voi, per magari riuscire a trasmettere qualcosa di quello che so, quel poco che so, ecco. E come al solito, se il video vi è piaciuto, ve lo ricordo tutte le volte, iscrivetevi al canale perché a me fa piacere e il canale cresce. Se vi interessano i video che faccio, se vi interessa, diciamo, i contenuti dei miei video, cliccate magari anche sulla campanella, perché così verrete avvisati quando esce ogni nuovo video. Io nel frattempo vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!